Bentornati su Celebrita dalla Turchia, il canale che vi porta nel cuore dei retroscena più inattesi dello spettacolo turco. Prima di entrare nel vivo di questa storia mozzafiato, ricordate di iscrivervi, mettere un like e, se volete sostenere la nostra community, cliccare sul tasto abbonati per accedere ai contenuti esclusivi. Apriamo oggi una pagina che sta già facendo discutere mezzo internet. Il nome di Özge Yağız è rimbalzato ovunque nelle ultime ore, non solo per alcune confessioni personali uscite di recente, ma soprattutto per un episodio accaduto sul set di una nuova serie romantica girata a Istanbul. La sequenza che ha incendiato il dibattito online è stata un bacio con il suo collega Gökberk Demirci. Era previsto dal copione, lo sapevano tutti, eppure il modo in cui è stato reso ha spiazzato persino chi era a 2 passi dalla cinepresa. La scena è stata girata in un caffè ricostruito nel quartiere di Galata. Luci calde, sedie in legno, tazze di porcellana e il rumore in sottofondo di una pioggia finta che picchiettava sui vetri. Lì, tra uno stacco e l'altro, è andata in onda un'intesa che sembrava impossibile racchiudere in un ciak. Lo sguardo lungo, l'avvicinarsi in tempo sospeso, il respiro che si fa corto e poi quel bacio, teso e pieno, capace di far ammutolire la troupe per alcuni secondi dopo il stop del regista. Non era fuori copione. Ma ci è parso così vero che per un attimo abbiamo dimenticato le telecamere, ha confidato a mezza voce un tecnico delle luci, ancora con in mano il pannello riflettente. Ed è questa la chiave del perché se ne parla così tanto, nulla è stato improvvisato, eppure tutto ha avuto il sapore dell'istante irripetibile, del confine sottile in cui la finzione si fonde con qualcosa di più profondo. Ciò che rende quel momento ancor più significativo è il percorso preparatorio di Özge. L'attrice da mesi lavora con un coach creativo di fama internazionale, presente su ogni ciak per costruire con lei una disciplina emotiva rigorosa. Respirazione guidata tra una prova e l'altra, improvvisazioni mirate per sbloccare una nota interiore, veri e propri diari del personaggio, scritti a fine giornata. È un metodo che le permette di calarsi nel ruolo con intensità rara, soprattutto perché il personaggio che interpreta tocca corde che non le sono totalmente estranee. L'amore messo alla prova, la promessa di qualcosa che potrebbe tornare, la paura di confondere il passato con il presente. Sul set ha vinto la professionalità, non il sentimentalismo. Eppure i social sono esplosi. Appena la scena è stata girata, qualcuno ha catturato dal monitor della regia un frammento di video. Pochi secondi, la qualità non perfetta, ma sufficienti a far scattare la scintilla. In poche ore quella clip ha fatto il giro delle piattaforme, spingendo in tendenza gli hashtag cancelletto Özge Gökberk e cancelletto bacio sul set. Migliaia di fan si sono schierati, c'è chi sogna che l'esplosiva chimica tra i due possa scivolare oltre la recitazione, e chi ribadisce, con ostinazione, che si tratta di pura, eccellente interpretazione. Sembrava reale, ma è finzione allo stato puro, questa è la magia del loro talento, ha scritto un utente, riassumendo in una frase il contrasto che ha preso vita nei commenti. Perché, inutile negarlo, quando in scena entrano Özge Yağız e Gökberk Demirci, la linea che separa il personaggio dalla persona pare assottigliarsi. La loro storia, il loro passato condiviso, il modo in cui hanno imparato a guardarsi e poi a distogliere lo sguardo con rispetto, tutto questo è materiale vivo che il pubblico riconosce e che, inevitabilmente, rilegge in ogni gesto sul set. Si mormora che il regista abbia lasciato spazio a un tempo d'attesa prima del ciak, quasi a respirare con loro. Il coach, appostato appena fuori campo, ha scandito sottovoce gli esercizi. 1, 2, 3, inspiro, espiro, mi colloco nel pensiero del personaggio. Quando il ciak è arrivato, Özge ha portato in scena un'emozione che non era tumulto, ma controllo lucido. Lo sguardo prima vibra, poi si ferma su Gökberk, e lì tutta la stanza sembra rallentare. Lui, dal canto suo, ha risposto con la stessa misura, quella calma che lo contraddistingue anche fuori dal set, una presenza che riempie lo spazio senza rumore. Mentre i rumor su un presunto ritorno di fiamma si moltiplicavano, il coach ha scelto la via del silenzio composto. Nessuna intervista, nessuna fuga in avanti. Solo un applauso alla fine della scena, breve e discreto, e una raccomandazione sussurrata a Özge, ricorda di respirare, mantieni il focus. Un gesto minimo, ma eloquente, supporto totale al percorso artistico,
senza confondere il personale con il professionale. È un confine che sul set tutti, dal primo assistente al fonico, hanno vigilato di rispettare. La clip rubata ha fatto il resto. La timeline è stata sommersa da commenti, reaction, teorie. C'è chi ha analizzato frame per frame il modo in cui lei si protende, chi ha notato il cambio della luce nell'istante in cui le mani si sfiorano sul tavolo, chi ha messo in parallelo quel bacio con una vecchia scena girata anni fa, quando entrambi erano all'inizio di un ciclo che li avrebbe resi una delle coppie più discusse della televisione turca. La differenza, oggi, è la maturità, un'intensità pulita, che non chiede sconti, che non strizza l'occhio al gossip facile. Fonti vicine a Özge ribadiscono che l'attrice è totalmente concentrata sul lavoro. Nessuna dichiarazione pubblica sull'episodio, nessuna frase impaziente. Solo il ritmo serrato del set, le prove, le notti a ripassare il copione e a scrivere le pagine del diario del personaggio. La sua vita privata, dicono, rimane un territorio da proteggere, lontano dai riflettori quando le luci si spengono e i camerini si chiudono. Una scelta coerente con l'immagine di sempre, discrezione, fermezza, eleganza. Anche Gökberk ha preferito il silenzio alle parole. Nessun commento diretto, soltanto una foto pubblicata su Instagram dal set, lui di spalle, la tazzina di caffè appoggiata al bancone scenografico, e una didascalia asciutta come una dichiarazione d'intenti. Le storie prendono vita. Niente di più, niente di meno. Un promemoria che il pubblico ha letto come vuole, perché il bello, in fondo, è proprio qui, ognuno vede quello che può, quello che desidera, quello che teme. I critici televisivi, intanto, si sono espressi all'unisono. Più che pettegolezzo, quello a cui abbiamo assistito è un caso di recitazione pura, in grado di fondere arte e verità in pochi secondi di pellicola. Un frammento così pulito da sembrare spietato, perché non ha bisogno di gridare per farsi ricordare. C'è chi ha già parlato di una delle scene più iconiche dell'anno, chi ha sottolineato il coraggio di affrontare un testo romantico senza cercare scorciatoie, chi ha elogiato la cura maniacale per i dettagli, i tempi di sguardo, la postura, la misura del tocco. Certo, la storia personale dei due è una cornice impossibile da ignorare. Il pubblico non dimentica. Li ha visti crescere, li ha visti allontanarsi, li ha visti ritrovarsi in altre vite di finzione. Ogni volta che lavorano insieme, qualcosa vibra nell'aria, ed è naturale che qualcuno confonda la risonanza emotiva con una dichiarazione. Ma ciò che emerge, oggi più che mai, è la loro capacità di trasformare vissuti e memorie in materiale scenico, senza travalicare il limite. È l'etica dei professionisti, quella che separa il set dalla vita, la scena dal salotto di casa. Dietro le quinte, quella mattina, tutto aveva il ritmo della grande occasione. Le prove tecniche erano scivolate via senza intoppi. Il direttore della fotografia aveva scelto un taglio di luce che accarezzava il profilo di Özge e lasciava su Gökberk una penombra capace di aggiungere mistero. Il suono dei passi sul pavimento di legno scenico, l'odore del fumo di scena, la macchina del caffè che sbuffava a tempo, i microfoni agganciati con una cura chirurgica, ogni elemento era lì per sostenere il momento, non per mettersi in mostra. All'azione, i minuti hanno smesso di scorrere come al solito. Gli sguardi si sono caricati di senso, le frasi hanno trovato una cadenza naturale, i silenzi hanno detto più delle parole. E quando è arrivato il bacio, la sala si è stretta in un respiro unico. Un tecnico ha chiuso gli occhi, un'altra persona della troupe ha serrato la presa sul walkie-talkie. Poi, il stop, 1 secondo. 2. 3. Il silenzio ha tenuto duro, come se nessuno volesse essere il primo a riportare il mondo alle sue leggi normali. Più tardi, in pausa, qualcuno ha provato a scherzare, ma le battute sono rimaste a metà. Troppa la concentrazione, troppa la cura nel mantenere l'energia giusta senza infrangere quel fragile equilibrio tra presenza e distanza. Il coach, ancora, ha fatto quello che fa sempre, ha ricordato a Özge di bere acqua, di allungare la schiena, di riposare gli occhi. Le ha detto che il corpo, dopo uno sforzo emotivo così, ha bisogno di una routine gentile per ritrovare il ritmo. Gesti semplici, ma nati da anni di studio. Sui social, intanto, si sono moltiplicate letture e controsensi.
C'è chi ha parlato di segnali evidenti, chi ha citato vecchie interviste, chi ha rimesso in circolo foto di repertorio. Ma la linea ufficiale non è cambiata. Il lavoro prima di tutto, i sentimenti, se ci sono stati, o se ci saranno, non sono materia per un comunicato. Questa tenuta fa parte dell'identità di entrambi. Anzi, è uno dei motivi per cui hanno conservato nel tempo la fiducia di un pubblico che sa amare senza possedere. Qualcuno ha fatto notare che una scena così, resa con tale pulizia, non nasce dal nulla. Serve preparazione. Serve allenamento. Servono ore e ore a provare micromovimenti, a coordinarli con la camera, a sincronizzarli con la respirazione, a capire quando entrare, quando uscire dal personaggio. È qui che il percorso di Osge con il coach diventa decisivo. Non si tratta di evocare lacrime o tremiti a comando, ma di costruire una disponibilità a lasciarsi attraversare dall'emozione, senza perdersi. E Goldberg, con la sua disciplina, con quel modo gentile e fermo di essere presente, è l'altro polo di un dialogo artistico che non chiede spiegazioni. Il risultato, lo avete visto tutti, una manciata di secondi che sembrano sostenere ore di sottotesto. È la potenza delle grandi scene romantiche, quelle che non cercano lo scandalo, ma la verità del dettaglio. Il modo in cui il pollice di lui sfiora appena il bordo della tazza prima di posarla. La pausa di lei prima di concedersi. Il riflesso della luce sulla finestra che trasforma il profilo in icona. Tutto questo non si improvvisa, si conquista. E ora la domanda è inevitabile. Quello che abbiamo visto appartiene solo alla fiction, o c'è qualcosa che vibra al di là del set? La risposta, forse, non serve davvero. Forse basta riconoscere la qualità del lavoro, l'onestà con cui due attori hanno esplorato un sentimento senza maneggiarlo con l'urgenza del gossip. Forse, per una volta, possiamo fermarci a contemplare l'arte di trasformare la memoria in presente, il ricordo in gesto, il non detto in scena. Tocca a voi, adesso. Quel bacio tra Osge e Goldberg vi è parso un momento di pura finzione, o avete sentito un brivido autentico? Avete rivisto in quei pochi secondi la storia di due persone che sanno cosa significa guardarsi davvero? Scrivetecelo nei commenti, raccontateci la vostra lettura, diteci anche quali altri protagonisti vorreste che comparissero nei prossimi video. Noi di Celebrita dalla Turchia vi ringraziamo per averci seguito. Non dimenticate di iscrivervi, di mettere un like e, se desiderate fare un passo in più, di sostenere il canale con il tasto abbonati. Torneremo presto con nuove rivelazioni dai set di Istanbul, con storie che uniscono arte e realtà, e con quel pizzico di meraviglia che ci fa rimanere, almeno per un attimo, senza parole.